Stanotte fino alle 5 mattino è stata tutta una cosa normale. Il solito presidio alla Maddalena, presidianti eravamo in molti, di sera è stata una fiaccolata, quasi 10.000 persone, e molti sono fermati su a passare la notte nell'attesa del blitz della polizia, che è arrivato puntuale alle 5:45 stamattina. La polizia è arrivata da tre versanti diversi, quello della parte di Giaglioni, quello della parte di Piemonte centrale e quello della parte dell'autostrada, attaccato praticamente all'unisono nello stesso momento, e dopo un po' ci hanno sgomberati sulle barricate, perché noi eravamo contro le barricate, eravamo sulle barricate, di conseguenza hanno dovuto battere le barricate, poi ci siamo dispersi con i lacrimogeni. Siamo prima saliti quando siamo dispersi siamo saliti fino alla frazione della Ramà, poi ci siamo radunati, siamo tornati a Chiamonte, adesso abbiamo deciso per i blocchi stradali, di conseguenza siamo qua. Sono problematiche che derivano da una mancanza di confronto, il cui strumento utilizzato è la delegittimazione della comunità montana, lo dico con molta franchezza ed è chiaro, non sono mai presenti quando discutiamo di ordine pubblico in valle e poi vanno a Roma a trattare col governo. A nome di chi? Cioè, quando parliamo di ambiti di confronto, quindi di democrazia, di questo stiamo parlando. Forse neanche tutti d'accordo, però secondo me il governo ha perso un'occasione importante quando è stata presentata la proposta da fare. Ma lì c'era il momento di confronto, c'era una ipotesi di accordo sulla procedura, perché lì parlavamo di procedura, ecco, fare non è nient'altro che la procedura. E lì era possibile governare insieme queste cose. Tutto questo non è stato voluto fare, secondo me si è commesso un errore grandissimo e il risultato è questo. Questa linea non è indispensabile, è utile se c'è una forte politica di trasferimento delle merci dalla gomma al ferro. Vediamo che il sottosegretario Giachino si è opposto all'aumento del costo del pedaggio del traforo autostradale. Allora vuol dire che questa volontà di trasferire il trasporto dalla gomma al ferro non c'è. Non c'è a livello governativo per tutta una serie di ragioni, perché costa di meno, l'abbiamo anche visto su sole 24 ore, che al di sotto dei 1000 km non conviene la ferrovia. Non voglio il treno, quindi se non voglio il treno non voglio neanche le compensazioni. No, questa era l'incipita. Se però se c'è il treno, allora non vorrei che le compensazioni finissero in Batosta, ok? Ed è quello che sta per succedere in parte in Val di Susa, perché se quelli che non sono d'accordo, e qui si parla di lotte sindacali, quelli che fanno sciopero lo fanno anche per quelli che invece vanno a lavorare, l'aumento di stipendio lo fanno tutti. Allora non vorremmo essere proprio cornuti e mazziati, questo è il ragionamento, ma l'ICP è non vogliamo il treno, quindi non vogliamo le compensazioni, ma se c'è il treno le compensazioni non vanno a finire da parte. Questo è il ragionamento. Che le compensazioni erano state il grimaldello per convincere qualche comune, e allora adesso vediamo che queste compensazioni sono sparite. Allora le compensazioni che erano l'interporto di Robassano 500 milioni di euro, la stazione di Susa 400 milioni di euro, saranno tra 20 anni, quando la gran parte degli amministratori avrà fatto altre scelte nella politica, non ci saranno più i cittadini che gli chiedono il conto. E soprattutto fra 20 anni chi in qualche modo ha fatto queste promesse non sarà più sulla scena politica. E oltretutto queste promesse sono fatte da chi non ha i cordoni della borsa, perché le promesse di stazione, di piani strategici, non sono fatte da Tremonti, sono fatte da commissari straordinari, sono fatte da persone che non hanno la capacità di gestire la spesa. Quindi noi che siamo montanari siamo naturalmente diffidenti. Ci siamo trovati ormai con un blitz preannunciato, ci siamo trovati di fronte a un esercito di polizie, perché di forze dell'ordine, questo è innegabile. L'operazione, benché noi non li abbiamo visti tutti, si parla almeno di 2000 uomini equipaggiati con tutta una serie di mezzi, e questa mattina il blitz è scattato intorno alle 4:30, è iniziata l'operazione, per poi arrivare all'orario che più o meno tutti sappiamo.
Ci siamo trovati di fronte a un'operazione che chiamiamo criminale perché abbiamo subito un attacco, quello specifico, dall'autostrada, che ha messo a rischio seriamente, ha messo a rischio la vita dei manifestanti che hanno fatto quello che avevano annunciato nei giorni precedenti, e più di una volta durante questo attacco gestito in maniera scellerata ci siamo trovati la penna della macchina che mirava nella realtà alle persone. Solamente grazie all'agilità dei NOTAV siamo riusciti a non avere dei danni maggiori. Ci siamo visti queste macchine che hanno distrutto parte dell'autostrada, insomma, in un non nulla, e l'altro obiettivo era riuscire a vincere la nostra barricata, che ci hanno cacciato dall'area della Maddalena a suon di lacrimogene, con un intervento stringente alle spalle. Il presidio, come diciamo da tempo, poi non si vuole ammettere, non è composto dai centri sociali, non è composto da guerrieri, non è composto, ma è composto dal popolo della Val di Susa, che è fatto da tante persone, da tante fasce di età diverse. Soprattutto questa notte, ad esempio, c'era, credo, una rappresentazione splendida di quello che è questo movimento, che si andava da ragazzi di 13 anni ad anziani oltre i 75 anni. E che quando le forze dell'ordine sono arrivati su, quando ormai la partita era finita, nel senso che noi ci stavamo ritirando, hanno pensato bene di riempire il piazzale della Maddalena di lacrimogeni, e queste signore hanno iniziato a stare male. Sono persone di 60-70 anni che di solito gestivano la cucina, che è il cuore pulsante del presidio, e loro sono anche il cuore pulsante del movimento, perché sono le nonne che si portano dietro poi le figlie e i nipoti, sono quelle che hanno la memoria storica di questa valle, e sono state loro forse le prime a insegnarci a difendere questa valle, proprio perché la ricordano e la vogliono ricordare così com'era. E pertanto vedere queste signore che ti cadevano a terra con gli occhi gonfi, con i conati di vomito, che stavano soffocando, è stata una scena tremenda che probabilmente non verrà presa in considerazione dalla controparte, che ci dirà appunto che il blitz è andato benissimo, non ci sono feriti, è tutto a posto. Quando abbiamo pensato di andare nei boschi, non è che è finita lì, ci hanno inseguito nei boschi, hanno tirato i lacrimogeni nei boschi, con una marcia di 2 ore che abbiamo dovuto fare alla borgata superiore, che si chiama la Ramà, con un sentiero impervio in fila indiana, 400 persone in fila indiana che hanno dovuto scalare questa montagna con appunto queste signore che, quando sono arrivati su dopo 2 ore e mezza di marcia, erano sdraiate per terra e gli mettevamo l'acqua sulla fronte e in bocca per farle riprendere. Questo è stato quello che è capitato, e la penna mi è arrivata a circa 1 metro dal naso, questa pinza enorme che avrete visto sui video, e questa viene gestita da un joystick, che se questo qua gli capitava di sbagliarlo, questo joystick ti tranciava la testa, poi non contenta ha pensato bene di entrarci sotto i piedi e tirarci su, con il rischio di veramente di farci male. Questi sono stati 2 episodi veramente, non so, veramente assurdi. Noi siamo delle persone più comuni, non facciamo né i militari né la guerra, eravamo lì a difendere la nostra valle, sapevamo che questi che invece vengono pagati per fare i militari sapevano come comportarsi e avevano tutti gli strumenti per prendersi sto pezzo di terreno. La reazione però della valle è stata immediata, dalle 8 della mattina in poi la valle è stata bloccata in più parti, perché chi non era alla Maddalena è subito sceso in piazza e ci sono stati i blocchi delle statali. Stanno continuando ancora adesso, che sono penso le 5 e mezza di sera, e questo dimostra come la valle sappia reagire immediatamente in modo solidale. Molte fabbriche si sono fermate, molte persone sono uscite dalle fabbriche. Leggi vicinissimo alla barricata, e quindi il problema qua è che ci chiediamo se questa persona che lavorava su questa ruspa era qualificata per fare quel tipo di lavoro, comunque se era una persona appartenente a una ditta o altro, e chiediamo a tutti di fornire dei contributi per cercare di capire chi è questa persona qua, in modo da poter indagare con i legali, col pool di legali NOTAV, su quanto è avvenuto. I cronisti che si sono trovati nel piazzale alla fine dell'intervento, quando ormai, come già si diceva, la partita era giocata, giusto? Si sono visti arrivare i lacrimogeni
dal basso, senza sapere, pensando che le truppe fossero lì, e quindi ci chiediamo se un intervento di quel tipo lì è fattibile. I lacrimogeni incendiano la vegetazione, è risaputo, solo grazie all'intervento di moltissime persone con delle bacinelle li spegnevano si è evitato comunque qualcosa di peggio. Questo resta un movimento popolare, fortemente radicato in questa valle. Se non si capisce questo, secondo me anche alcune valutazioni sui fatti delle ultime ore rischiano di indurre chi ha pensato che tutto questo abbia fatto cambiare natura e ridurre il radicamento che questo movimento ha in questa valle, ha fatto un ragionamento secondo me che non corrisponde alla verità.